Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un gossip che in queste settimane ha tenuto banco nel mondo dello spettacolo turco. Si mormora che Can Yaman, il celebre attore italiano turco noto per la serie Erken Çikus, sia in qualche modo coinvolto a margine della causa di divorzio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Nelle prossime righe cercherò di ricostruire passo dopo passo chi sono i protagonisti di questa vicenda, come è nato il caso e quali sono le opinioni più accreditate sugli sviluppi in corso. Come sempre, vi invito a lasciare un like se questo approfondimento vi è utile, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Il vostro sostegno è fondamentale per permettermi di continuare a portarvi notizie fresche e dettagliate dal mondo delle celebrità turche. Detto questo, iniziamo! 1. Chi sono Demet Özdemir e Oğuzhan Koç? Demet Özdemir è diventata famosa in Turchia prima ancora che in Italia grazie al ruolo di Sanem in Erken Çikus, accanto a Can Yaman appunto, e vanta ora decine di milioni di follower sui suoi profili social. Dopo il successo della serie, ha recitato in diverse produzioni di rilievo, dimostrando capacità comiche e drammatiche, e ha consolidato la sua immagine di star internazionale. Oğuzhan Koç, dal canto suo, è un noto cantante, attore e conduttore televisivo. La sua carriera inizia negli anni 10, tra talent show e partecipazioni come ospite musicale, fino al salto di qualità con album di successo e ruoli da protagonista in serie e film. Lui e Demet si erano messi insieme nel 2020 e, dopo un fidanzamento tenuto a lungo sotto silenzio, avevano annunciato al pubblico il loro amore con foto e dichiarazioni piene di entusiasmo, diventando rapidamente una delle coppie più amate dai fan. 2. La causa di divorzio. Dopo oltre 2 anni di relazione, nel primo trimestre del 2024 è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Demet Özdemir e Oğuzhan Koç hanno depositato presso il Tribunale di Istanbul la richiesta di divorzio. I dettagli legali, naturalmente, sono riservati, ma fonti autorevoli parlano di differenze insanabili emerse negli ultimi mesi a causa di impegni lavorativi incrociati, stili di vita diversi e incomprensioni nate per via della pressione mediatica. È importante sottolineare che, fino a questo momento, né Demet né Oğuzhan hanno rilasciato interviste in cui confermino pubblicamente i motivi esatti alla base della separazione. I loro portavoce si limitano a dichiarare che si tratta di una decisione dolorosa ma necessaria per il bene di entrambi. Nel frattempo, la causa prosegue il suo iter in tribunale e, stando a fonti vicine al fascicolo, le parti si starebbero già accordando su aspetti come l'affidamento del figlio, qualora ne avessero, e la divisione dei beni accumulati insieme. 3. Il pettegolezzo su Can Yaman. Ed è qui che entra in gioco Can Yaman. Negli ultimi giorni, alcune testate di gossip e profili social influencer hanno diffuso articoli e post in cui si sostiene che l'attore starebbe seguendo, dapprima da spettatore, poi da parte attiva, le evoluzioni della causa di divorzio. In un primo momento si è parlato di un suo interessamento da amico fraterno di Demet. Ricordiamo infatti che Can e Demet hanno un rapporto di amicizia nato sul set di Erken Çikus, ma poi la voce si è trasformata in qualcosa di più intrigante. Qualcuno ha insinuato che Yaman sarebbe persino entrato in contatto con i legali di una delle parti per chiarire certi passaggi, o addirittura per facilitare un accordo consensuale. 4. Da dove nascono queste voci? Le fonti di queste indiscrezioni sono per lo più anonime o semi-ufficiali. Siti di intrattenimento turchi e blogger hanno rilanciato un paio di tweet di persone che si definivano vicine all'entourage di Can Yaman. Secondo questi post, l'attore, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, avrebbe manifestato preoccupazione per l'ex coprotagonista e starebbe offrendo il proprio supporto in forma strettamente privata. Qualcuno ha persino scritto che Can si troverebbe in contatto con alcuni avvocati esperti in divorzi di celebrità, ma non esistono prove fotografiche o documenti pubblici che confermino tali dichiarazioni. In assenza di conferme ufficiali, si tratta quindi di speculazioni lanciate sui social, rilanciate da testate di secondo piano e diffuse con titoli sensazionalistici. 5. Cosa dice la voce ufficiale? Per non lasciare spazio a fraintendimenti, bisogna ricordare che nell'ufficio stampa di Can Yaman e quello di Demet Özdemir hanno rilasciato comunicati in cui si parli di un suo coinvolgimento nella controversia legale. Anzi, fonti molto vicine a Yaman smentiscono categoricamente l'ipotesi che l'attore stia in qualche modo interferendo nella causa.
Lo definiscono un caro amico che, come tutti, apprende dai giornali dei fatti privati di un collega, ma non è parte in causa. Allo stesso modo, dallo staff di Dimet viene fatto sapere che l'attrice si sta concentrando sulla propria carriera, ha già annunciato una nuova serie in arrivo quest'autunno, e desidera gestire la separazione con la massima riservatezza. 6. Perché queste notizie fanno breccia? Il motivo per cui il nome di Kenya Omen è diventato oggetto di gossip in questa vicenda è piuttosto semplice. L'effetto nostalgia legato al format Kenchi Kus. La fanbase è ancora caldissima e la simpatia di Yaman per Dimet hanno alimentato il desiderio di saperne di più. Quando si parla di divorzi, soprattutto fra celebrity amatissime, ogni dettaglio diventa potenzialmente esplosivo, ma se Khan e Dimet erano così affiatati sul set, non dovevano sposarsi anche nella vita reale? È il pensiero ricorrente. È l'ennesimo esempio di come il pubblico tenda a leggere nelle pieghe delle amicizie professionali la promessa di un amore romantico pronto a sbocciare, anche quando gli interessati non hanno mai lasciato trapelare nulla di simile. 7. L'importanza di un approccio critico. Alla luce di quanto riportato, diventa fondamentale adottare un approccio critico nei confronti delle notizie di cronaca rosa. Spesso rumore e illazioni nascono da fraintendimenti o da errori di traduzione dei messaggi social, per poi gonfiarsi a dismisura. Prima di credere ciecamente a un titolo sensazionalistico, per esempio, Khan Yaman intervenuto nella causa di divorzio, conviene sempre aspettare un riscontro ufficiale, che sia un comunicato stampa, un'intervista diretta o addirittura un passo processuale depositato in tribunale. Nel frattempo, ricordate che i social network amplificano ogni voce, ma non garantiscono l'attendibilità delle stesse. 8. Conclusioni e prospettive. Al momento, dunque, l'unica certezza rimane una. Dimet Özdemir e Oğuzhan Koç hanno avviato le pratiche di separazione, e i dettagli della loro causa di divorzio restano riservati alle parti e ai loro legali. Khan Yaman non risulta formalmente coinvolto in alcun modo nella procedura, se non come amico e collega. Se in futuro dovessero emergere novità o dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, torneremo subito a raccontarvele in questo spazio. Nel frattempo, starà a ognuno di noi decidere se dare credito alle tante chiacchiere o limitarsi ad attendere conferme certe, rispettando la privacy dei protagonisti. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero che questo video vi abbia aiutato a fare chiarezza su un gossip piuttosto ingarbugliato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Credete che dietro queste voci si celi una verità inedita oppure che sia solo l'ennesima leggenda metropolitana del mondo dello spettacolo? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi approfondimenti. Ci vediamo presto, ciao!